piano, quanta fretta. E adesso mi raccomando, ragazzi, non dimenticate la lezione di oggi, Perché io ce la metto tutta, ma come si dice? Aiutati che Dio t'aiuta. Ma tu che fai? Tu che? Carletto, sei pure il più scarsino di tutti. Ci vediamo oggi a casa per la lezione di greco, Andate, ragazzi, andate. Ite. Sandra, sali in groppa con me. Ciao. Ciao. E non lo potresti dare a me un passaggio? Monta, va. Marinella, siamo arrivati. Grazie tante. Prego. Certo che bisogna essere vecchi e rimbambiti per fare una cosa del genere, Ma insomma, una persona mai vista e conosciuta nemmeno in fotografia, all'improvviso ti manda un telegramma dal Venezuela che dice: arrivo tale giorno con tale aereo, allora tal'altra, venitemi a prendere all'aeroporto. Ma, ingegnere, è la moglie di suo padre Bonanima, no? E beh? Come beh? Lei deve considerarla come una madre. Ma che madre è madre? Mio padre se n'è partito quando io avevo 5 anni. E poi chi si è visto, si è visto. Sì, ogni tanto qualche assegno, ma... Poi quando morì mia madre si è risposato. A 70 anni, figuriamoci. Io ho saputo della sua definitiva scomparsa così per caso. Dalla banca che mi rimetteva i soldi da Caracas. E adesso questa vecchiaccia che cosa vuole da me? Con quale diritto viene a ficcarsi dentro casa mia? Quella è capace di venire a chiedere dei soldi o peggio ancora a farsi mantenere, ma mi sa che ha capito male. Sì, già abbiamo Celeste che rompe. Ci manca la nonna e siamo a posto. Ma guarda, questo è irriconoscente. Io che ti ho soffiato il naso fino all'altro Basta, giorno. non litigate. Sapete cosa facciamo? Visto che l'unica stanza disponibile in casa l'abbiamo usata come ripostiglio, diremo alla vecchia che non abbiamo posto e la mandiamo in albergo. Preferisco spendere qualche lira in più piuttosto che averla tra i piedi. Comunque bisognerà andarla a prendere. Oh, io questa mattina non posso, devo andare in fabbrica presto. Sto trattando di una grossa fornitura alberghiera e questa mattina vengono gli incaricati. Andrà Giorgio a prenderla. Ma papà, io non posso. Oggi ho una prova con i miei compagni del complesso. Che strazio sta chitarra. Ma non potevi scegliere un mestiere diverso, o perlomeno migliore? Ma vuoi che ci vada io con tutto quello che ho da fare in questa casa con 3 uomini disordinati come voi? Perché non ci mandate Carletto? Carletto, Già. non ti dispiace andare a prendere la nonna americana, vero? Carletto, guarda, prenderai un taxi e la porterai nell'albergo qui vicino dove prenoterò una stanza. Vedrai che qui in casa c'è stato il terremoto, oppure l'invasione delle cavallette. Ah, tieni, arriva alle 12. Ciao, ragazzi. Ciao papà. Ciao, papà. Buongiorno, ingegnere. Sii prudente per la strada, mi raccomando. Ci mancava anche questa rompiscatola adesso. Ah, ah, ah.
Pay attention please. Mrs. Marijuana Persichetti is kindly requested to proceed to the information desk. Se ruega la señora Marijuana Persichetti de presentarse a la mesa de informaciones. Attenzione prego, la signora Marijuana Persichetti è pregata a presentarsi al banco informazioni. Signora Persichetti, nonna marijuana? Marijuana. Marijuana? Mais vous êtes fou, mon garçon. Je ne veux pas de marijuana. Non fumo marijuana. Scusi, la persona che lei stava aspettando è arrivata, è all'informazione. Eccola, guardi, è quella là. Io sono Marijuana Persichetti, e tu? Io sono Carlo Persichetti, Carletto. E tu? Lei... E tu saresti la nonna? Sì, sono tua nonna, non ci credi? Allora, vogliamo andare? I signori hanno la macchina. No, prendiamo un taxi. Dimmi un po', cosa significa in italiano tocco di topo? Tocco di topa? Sì. È un complimento, vuol dire che bella signora. Ah, meraviglioso. In Italia persino i facchini sono galanti e splendido. E tu, la prossima volta, tocco di topa, lo dici a tua nonna. Mi scusi, ma non sapevo la signora capisse il toscano. O perché poi lo dovrei dire alla mia nonna. Perché quella è mia nonna. Però è sempre un bel tocco di topa. Mamma mia, questo ragazzo quanto ritarda. Proprio il più piccolo dovevamo mandare. Non è che gli sarà successo qualche cosa? E smettila di rompere. Che faresti se fosse tuo figlio? Ma sentilo, la solita riconoscenza. Come se non vi avesse elevati come due figli voi due, no? Tu, Celeste, Carletto è grande ormai, devi smetterla di considerarlo come un bambino. Eccolo, è arrivato. Finalmente. Carletto, stavamo in pensiero. Dai, Carletto, racconta, com'è andata? È stata dura, papà. La nonna è orba, brutta e pure un po' zoppa, sai? Dammi un po' di soldi così la porto a mangiare. È Beh. una povera vecchia e mi fa pena. Ah, lei voleva venire a casa, ma io l'ho dissuasa. È stata una faticata. Ma come, non mangi? Ti avevo preparato i tortellini. No, grazie, devo andare. Dai, papà, sgancia. Se no te la porto a casa. Ah no, questo no. Senti, ma non ti bastano i soldi che ti ho dato questa mattina? Se torno tardi sto con la nonna. Ciao a tutti. Ma Carletto! Adelante! Un momento che sto nel bagno. Ma chi è Ness? Sono io, nonna, Carletto. Ah, sei tu, Carletto. Mi vuoi fare un favore? Ne porti la bottiglietta blu che sta nel beauty case? Subito, nonna. È questa? Sì. Ora siediti e aspettami. Solo un minuto, vengo subito.
Scusami, Carletto. Ma di che? Che meraviglia! Chi ne ha avuto questo pensiero gentile? Io. È per darti il benvenuto. O meglio, la benvenuta. Ti ringrazio. Appena sei pronta ti porto a mangiare, nonna. Non chiamarmi nonna, mi trovi così vecchia. Llámame Marijuana. Marijuana. Vamos a mangiare a casa tua? No. Andiamo a un bel ristorante. Te l'ho detto, a casa abbiamo i pittori e stanno lavorando. E quando vedrò tuo padre e tuo fratello? Papà ha sempre tanto da fare. E anche Giorgio. Muy bien. Allora vamos a mangiare al ristorante. Scusa? Certo. Me gusta, sai? Carina questa macchinetta. Muy divertente. Sì, è una novità. Si guida senza patente. Io l'ho presa in prova. Spero che papà me la compri. Ovetto, mira che La passa. specialità è il pesce. Meraviglioso. Hai proprio indovinato. Andiamo nell'altra sala, è sì. meglio. Guarda che belle orate. Queste le pescano Che loro. perfumino. Mi viene un appetito. Vamos. Vieni a sederti qui. Prego. Gracias. Cameriere, Vengo. Buongiorno, signori. ci consigli lei qualche cosa? Una specialità della casa? Per primo magari? un buon caciucco, oppure cozze alla livornese, bucatini all'arsella. Che cos'è bucatini? Una specie di spaghetti bucati dentro. Muy bien, per me bucatini e poi... cazze alla livornese. Poi che dice, signora? Da bere Chianti Rosatello, per favore. Bene, signore. Ma cosa ho detto? Niente, te lo spiegherò dopo. Bucatini all'arsella. Sta bene. Ehi, guarda un po'. Cambiamo di posto. Sì, fossi scemo. Ecco bucatini, signori. Buon appetito. Gracias. Grazie. Mi scusi, signora, ma per evitare il fischio bisognerebbe... Guardi, ci sono qua io per spiegare alla signora. So benissimo come si mangiano i bucatini, ma alla signora diverte il fischio, niente in contrario. No, ognuno può fischiare come vuole, però. Ecco. Tu lo vedi il Carletto che pezzo di donna si è portato dietro? Salve ragazzi. Buenos dias. Ciao Carletto, ciao. Sono venuto a dirvi che per un po' di tempo non posso venire agli allenamenti. Ho da fare. Ma di quali allenamenti sta parlando? Non lo so. Arrivederci. Ciao. Buongiorno. Buenos dias. Ciao. Avete visto che bel vestito? Beata lei. Perché piangi, Marinella? Perché piange? Prima di tutto perché è innamorata di Carletto. Secondo perché le ha dato una culata per terra e ha fatto tremare tutti i vetri.
Carletto! Celeste, hai una voce che è peggio di una grattugia. Ma dove vai conciato così con il vestito di tuo fratello? Dove mi pare? Bel modo di rispondermi, villanzone. Che cosa racconto questa sera a tuo padre quando ritorna? Gli dici che sono andata ad accompagnare la nonna. È questo l'incarico che mi avete dato? E allora? Già. Ecco gli altri 2 whisky, signore. Ci avete messo la soda? No, signore, ci ho messo del bicarbonato. Sa, oggi è di moda. Ah, va bene, grazie. Prego. Prego. Gracias. Alla nonna più giovane, più cara, più dolce, più scollata, più buona del mondo. Ma guarda, Carletto, che è la terza volta che mi fai este complimento. Davvero? Mi fai ballare? Certo, certo. Niente, niente. Ma come balli? È un nuovo stile. Che te ne pare? Bella, solo che io la suonerei un'ottava più bassa, diventa più sexy. Permetti? Sì. E basta! Marinella, piantala, tanto sei negata. Vuoi smetterla? Credi che la tua musica sia meglio? Guarda che questo è un circolo sportivo, mica un night. Certo che da quando Carletto è sparito, Marinella pare Madama Butterfly. Oh, Carletto si è lanciato. L'ho visto ieri sera al night, abbracciato una passera favolosa. Alla fine si è anche ubriacato. Carletto, ma sei sicuro? Sì, l'hanno visto tutti. Oh, ti assicuro che la donna che stava con lui era veramente di gran classe. Ah. Quel cretino. Su! Deo gratias. Buone queste salsicce. Sono di San Quintino. No, sono della Maremma Ah. e mi servono per fare il sugo.
Ora e te labora. Dice San Benedetto, ma questo Carletto labora poco. Trascura le lezioni. Buone questo livet. Adesso poi c'è la nonna. Povero ragazzo, certo che non l'invidio. Sempre appresso a quella vecchia. E magari fa anche una buona azione. Però, purtroppo, lo studio è sempre lo studio, via. Ma chi sarà adesso? Ciao, e tu che cosa vuoi a quest'ora? Buongiorno, volevo parlare a Carletto, c'è? Certo che c'è, ma sta ancora dormendo perché questa notte è rientrato molto tardi e ha vomitato l'anima sua. Naturalmente adesso ha la testa che gli scoppia. Anzi, già che vai su, vieni che ti do un Alka-Seltzer, così gliela porti, vieni. Oh, buongiorno, Fra Domenico. Ave puella, salve. Capiti proprio a proposito. Senti, perché non ripassi le ultime 2 lezioni con Carletto? Il cittino deve badare alla nonna in questi giorni, sai? Sì, la nonna. Ecco qua. Tieni, vai su e scuotilo. Non vorrà mica stare a letto tutto il giorno quello lì. Vai. Fra Domenico, le ho detto che le salsicce mi servono per fare il sugo. Celeste, non c'è mica un goccettino di vino. Magari rosso. Sa per mandare giù il boccone. Ecco qua, temperatura ambiente. Grazie. Prego, s'era detto un goccetto. Carletto, Carletto. Ma chi è? Sono Marinella. Ma pure qui vieni a rompere le scatole. Guarda, ti ho portato l'Alka-Seltzer. Aio, fa piano! Lo sai che ho mal di testa? Ti sta bene, così impari a fare le ore piccole e far lo spiritoso nei locali. Marinè, adesso hai rotto, eh? Ma perché fai così? Sono 2 giorni che non vieni più a lezione. Perché non sono più un ragazzino. Ho bisogno di donne. Di donne che capiscano e che ci stanno. Ma tu a me non hai mai chiesto nulla. E io non ti ho mai rifiutato nulla. Nulla? Non mi rifiuti nulla? Proprio nulla? Perché? Che vuoi? Senti, guarda un po' se riesci a sistemarmi il lenzuolo sopra il materasso. Ma certo. Non ci provare, però. Ma che dici? Va bene così? Devi lisciarlo. Si è arrotolato tutto. Sia lodato Gesù Cristo. Tu, Marinella, domani dopo la lezione ti fai anche una bella confessione. Ma io... Zitta. E tu, Carletto, non fare il bischero, se no te lo faccio davvero venire il mal di testa. Ma guarda tu. Sto male. Oddio. Ecco, vedete, questi sono i nostri prodotti. Sono fatti con le sabbie silicee di Fontainebleau con l'aggiunta di ossido di piombo per rendere più limpido e più puro il cristallo. Molto. Ingegnere? Dica. La segretaria. Ah, scusi. Sì. Ha telefonato la Comite, è arrivata quella rimessa dalla Svizzera e vogliono sapere su che conto accreditarla. La metta sul mio conto B. B. Bene. B. B. Certo che l'ingegnere è sempre circondato da belle ragazze. Ha buon gusto lui. Ma che stupidaggini. Buon sangue non mente. Non era il figlio dell'ingegnere, quello che abbiamo visto al ristorante e poi l'altra sera al night con quella popò di sventola. Quello è Giorgio. È sempre contornato di belle ragazze. Ma che Giorgio? Quello era il più piccolo. E come si chiama? Carletto. Oh, no, non è possibile. Papà. Papà, sveglia. Sveglia. Che ore sono? Sono le 7. Ma tu dove cavolo vai a quest'ora? Vado a portare a spasso la nonna. E mi servono un po' di soldi. Ancora soldi? Ma sai quanto mi sei costato negli ultimi giorni? Dì un po', ragazzino, ho sentito delle voci sul tuo conto. Non è che ti farai togliere i soldi da qualche puttana d'alto bordo, eh? Ma che dici, papà? Mica è colpa mia se la nonna costa. E io che mi sacrifico per la famiglia.
Guarda che se non ti sta bene io te la ficco in casa e tanti saluti. Non esagerare adesso. Grazie, papà. Carletto, fammi almeno prendere nota di quanto hai preso. Mi sa tanto che mi conveniva mantenerla la vecchia. Ma se quel ragazzo lì lo pesco in giro con qualche battona, glielo taglio. Eccoci sulla famosa torre di Pisa, costruita sopra un blocco di fango, per questo pende. E c'è pericolo? No. Qui vediamo il Duomo. Ecco, vedi, quella è la cupola del Duomo e quello è il battistero. Là dietro c'è il cimitero, dove ci sono quei famosissimi affreschi di Luca della Robbia. Da qui si gode il più bel panorama della città. E viva la torre di Pisa che pende, che mai viene giù. Ma com'è che conosci questa canzone? La cantava sempre tuo nonno. Io conoscevo Pisa della fotografia che aveva tuo nonno, ma vederla coi propri occhi dà veramente una grande emozione. Allora ti ci vuole un poncino. Ok. Due poncini. Un caffè lungo nel ristretto. Grazie. Buongiorno. Due poncini. 2 poncini. Basta che ci muoviamo una decina di minuti prima. Che ti dicevo, non è favolosa? Ma di chi parli? È la bruna che sta con tuo fratello, guarda. Adesso gliela vado a soffiare. Beh, certo. Allora, i 2 poncini. Eccoli, arrivano. O che va di orso anche lei? Carletto, sei veramente sempre muy gentil. Cin. Ciao, Carletto. Adesso capisco perché sei scomparso dalla circolazione. È per goderti da solo la compagnia di questa meravigliosa creatura. E vattene. È difficile che io mi emozioni davanti a una bella donna, ma qui c'è addirittura da svenire. Permette, Giorgio. E tu, Carletto, con la scusa di portare a spasso la nonna, te ne vai in giro con un angelo simile. Me la vuoi presentare? Ma io sono la nonna. Nonna? Tu sei mia nonna? Sì. Chi avrebbe mai immaginato di avere una nonnina così buona? Nonna! Allora questa nonnina quando viene a casa nostra? La stanza non è ancora pronta. Ah, già. Ma potremmo fare una cosa. Tu verrai a dormire nella mia stanza e la nonna userà la tua. No, gracias. Lui si è sacrificato anche troppo. Pobrecido. Su, stasera prepari i bagagli e domani sarai da noi. Vedrai, papà sarà contentissimo. Ah, Carletto, lo avverti tu, papà, perché io devo parlare col direttore di un night. Lo sai che forse scrittura il complesso. Che complejo? Tu suenas? Sì, strimpella la chitarra. La chitarra? Giorgio. Maraviglioso. Giorgio. Io vado È matta tardi. per la chitarra. Ti chiamano. Ciao, a domani. Ciao. Ciao. Ah, che buon odore di pesce fritto. Questo sì che stuzzica E l'appetito. sentirete come si mangia. sono Credo sicuro. sia valsa la pena di fare qualche chilometro in più. Buongiorno, Angelo. Buongiorno, ingegnere. Un minuto e sono da lei. Questo sì che è un buon locale. Un tavolo per 3, per favore. Buongiorno, signori. Prego. Mettiamoci qua. Comodi. L'importante è mangiar bene. Cosa le facciamo preparare? Cosa c'è di buono quest'oggi? Il caciucco si serve sempre in tegame. Aquello che voi in italiano chiamate tegame e in castigliano si chiama cazo. Non ti far sentire perché in italiano vuol dire un'altra cosa. E che cosa di assì terribile? Ecco, hai presente l'uomo? Ecco la maliarda di cui vi parlavamo. E quello, ingegnere, non è suo figlio. Carletto, no?
Ecco dove vanno a finire i miei soldi, eh? In quanto lei, signora, potrebbe fare a meno di approfittare di un ragazzino. Lo sa che la legge penale contempla anche la seduzione di minorenni? Ma io non comprendo. Ah, non capisce. Mi sembra che il ragazzo le stesse spiegando molto chiaramente. Ma chi è su usted para intromettersi in cose che non la riguardano? A lei non c'è bisogno di chiederne il nome, basta guardarla in petto, in faccia, voglio dire. Ma papà, questa è la nonna, hai capito? Chi? La nonna, tua madre. Venga avanti, Fra Domenico, si accomodi. Ho messo il caffè sul fuoco. Lei arriva sempre al momento giusto. Ecco. Ai. Come mai tutta sta confusione? Avete ospiti? Ieri sera è arrivata finalmente la nonna, qui in casa, voglio dire. Meno male, così Carletto avrà più tempo a disposizione per le ripetizioni. Già. E codestosa ci fa qua? L'ha portato l'ingegnere. Ieri sera è andato apposta in città per comprarlo. Ma è membrillo. Cos'è? È un dolce messiano. Una specie di otognata molto, molto usata in Sud America. Squisita. Già. È una delicatezza che l'ingegnere ha voluto usare a sua madre. La mamma l'è sempre la mamma. E com'è codesta la vecchietta? Com'è? Simpatica. Oh, simpatica, bella, buona. Soprattutto giovanile. E lei stia attenta a non scottarsi la lingua. Ma... Forse avresti preferito far colazione in camera tua, ma qui, sai, devi adattarti un po' alle nostre abitudini, se no come faremo a godere della tua compagnia? Ha ragione papà. Ha ragione papà. Buongiorno. Buongiorno, Fra Domenico. Questa è la mia mamma, la mia mamita, è venezuelana. Encantada, mucho gusto. Oh, nunca te imaginé de encontrar una abuela tan graciosa y tan joven. Usted habla mi idioma, es fabuloso. ¿Dónde ha aprendido el castellano? Sono stato qualche anno in missione in Alta Amazzonia e ho imparato anche qualche parola di indio. No. Faremo delle belle conversazioni noi due, guardi. Così durante la sua permanenza in Italia non sentirà sicuramente la nostalgia della sua terra, guardi. Mamita, prego. Gracias. Questo... A me un caffè, grazie. Allora, usted è stato in Amazzonia. Muy interesante. Ah sì, 5 anni, 5 años fra gli indios guajiros. Ormai ero diventato proprio come uno di loro. Mi volevano far sposare, pensi. Mi volevano dare in moglie una graziosa indigena di 13 anni. E lei l'ha rifiutata? Ma non fare domande indiscrete, mamma. Beh, ragazzi, io devo andare. Devo stare in fabbrica presto stamattina. Ciao. Ciao, Ciao. papà. Che profumo delizioso che usi, mamma. Ingegnere. A proposito, ho Dai. comprato i membrillos. Un per po' di te. caffè. Grazie, Baratti. Spino, sei un figlio affettuoso. Pensi, sono stato anche fra gli Amantero, sono in un garimpo, uno di quei posti dove si trovano i rifiuti della società. I desesperados. Fra Domenico. Che c'è? Come che c'è? Non si ricorda che deve fare lezione a Carletto? Beh. Come beh? Beh, ma Carletto sta ancora mangiando, poverino. Ma io ho finito, possiamo andare. Allora scusateci, il dovere ci chiama, è vero. E facciamoci sta lezione. Beh, me vuoi ipnotizzare? Vuoi che ti suoni qualcosa? Sì, Andiamo. E cosa vuoi che ti suoni? lo que quieras. Chissà che cosa le vorrà suonare a quella lì. Mua.
E adesso prova tu. Io? Sì. Ecco, le mani così. Stringila bene contro il petto. Con dolcezza. Vedi, la chitarra è come una donna. Per ottenere da lei il meglio di se stessa, bisogna trattarla con delicatezza. Il tocco deve essere leggero, come una carezza. Sporcaccione. Ma tu devi sempre stare a rompere. E vattene. No. Ciao. Ciao, Giorgio. Il campo non è ancora libero. No es nada. Io stavo cercando il massaggiatore, ma non lo trovo. Volevo darmi una scaldatina ai muscoli delle gambe. Vuoi che lo faccia io? Ho un tocco così leggero. Muy bien, se vuoi. Ti sei dimenticato la racchetta. Che palle. Vedi, la donna è come una chitarra. Per ottenere da lei il meglio di se stessa, bisogna trattarla con delicatezza. Giorgio, devi deciderti. L'altro giorno era la chitarra che doveva essere trattata come una donna. E tu che c'entri? Salve ragazzi! Ecco qua. Ti pareva. I cioccolatini. Oh, grazie. Los cioccolatinos. Scusate, vado a cambiarmi, è il cambio. Sì, sì, va a cambiarti. Anche lui al circolo. Quante api intorno a un fiore. Carletto, mi vuoi scaldare anche a me i muscoli delle gambe? Ma va a farteli scaldare da Giorgio, che è tanto bravo. Marinella? Vieni qui a gustare un cioccolatino. Ah, questi ragazzi di oggi. Ole! Ecco, fatto. Un po' d'ossigeno fa sempre bene, un po' d'aria pura. Ma Pino, eres fantastico. Per la tua età hai un fisico da giovanotto. Lo so, ma devo mantenermi in forma, sai, non ho mica rinunciato alla vita. Qual è il campo libero? C'è da aspettare una mezz'oretta, papà. Ah, sì? Beh, allora andiamo al bar a prendere qualcosa. Mi dà un'aranciata, per favore? Ok, abbiamo lasciato la nonna sola. Sta attenta e te la portano via, Rieccola questa. Passa. Ti fa soffrire? Certo che lo sport fa proprio bene. Io non ho molto tempo, sai, il lavoro. Tu invece hai certe gambe. Beh, io monto spesso a cavallo. Ah, il cavallo, certo, il cavallo. Devo dire che a chi mi manca molto. Il campo è pronto. Muy bien, allora, vamos. Lascio il posto a papà. Oh, grazie Giorgio, figlio mio, sei proprio gentile. Vamos. Ciao. Ciao. Guarda che quella è una racchetta, non una chitarra.
Ti ho spaventata, vero? Beh, non mi muero d'infarto. Che ci fai a chi? Volevo chiederti scusa per oggi. E dovevi venire alla noce in pigiama per chiedermi scusa? Ma... Perché domani sarebbe stato troppo tardi, vero? Beh, ecco, vedi... Non riuscivo a dormire. E da stamattina al circolo del tennis, sai, quel massaggio sulle gambe mi ha messo addosso una smania. Ah, sì? Sì. Beh, mira che il massaggio me lo hai già fatto questa mattina. Ma andiamo, su. Anche tu ne hai voglia, me ne sono accorto. Ma come fai a essere tan sicuro? Perché io le donne le conosco. Déjame! Nonnina mia. Giorgio! Accidenti a lui. Non c'è nessuno nel corridoio. Sarà stato un fantasma. Buenas noches. Buonanotte. Dormi, eh? Giorgio, ma cosa vuoi? Si può sapere cosa ho fatto? Basta, piantala, perché mi picchi? Perché sei uno stronzo. Ma così no, impari a ma fare io non sonnambulo c'entro in giro niente. per la casa. Sonnambulo io, ma sarai tu sonnambulo. Basta, piantatela. Che cosa state facendo? Ma che siete impazziti? Volete svegliare anche vostro padre? È che Carletto è diventato sonnambulo e io lo stavo svegliando. Non sai che è pericoloso svegliare i sonnambuli? Mi sa che sonnambulo qui non sia soltanto Carletto. Perché un po' di notti che sento porte che si aprono, passi nel corridoio e qualcuno che si fa la doccia fredda. Ma che succede? Ah, non è successo niente. Mi dispiace che i ragazzi abbiano svegliato anche lei. Ma ritorni pure a dormire e chiuda bene la porta a chiave, per favore, visto che in questa casa ci sono dei sonnambuli che girano la notte. Buenas noches. Buonanotte. E adesso cercate di dormire, altrimenti domani sera nella minestra ci metto il bromuro. Via! Come mai l'ingegnere stamattina tarda a scendere? E poi si lamenta perché prende il caffè freddo. Ma cosa dici mai? Eccomi qua. Ma papà, ti dai pure all'ippica adesso. Ho fatto venire 2 cavalli. Ci aspettano in giardino. Così possiamo andare a fare una bella galoppatina. Ah, meraviglioso. Vuoi a cambiarmi? Mi metto un paio di pantaloni. Ti aspetto. Ingegnere, com'è bello. Mi sembra un manichino dei grandi magazzini. Che le dicevo, guardi, c'è ancora il cartellino. Zuccherino, lo vuoi? Eccomi, signor Cavaliero. Estoy pronta. Bellísimos. Gracias. Son bellísimos. Yo monto este. Prego. Ah, no, un minuto, do una mano. Su. Gracias. Non ci far caso, papà. Puzza un po', ma porta bene. Arrivederci, ragazzi.
succede? E che ne so, probabilmente gli è finita la benzina. Adelante, vamos. Fermiamoci un poco. Los caballos deve riposare. Allora, querida, come va? Grazie, Spino. Mi hai fatto proprio un gran regalo. E stamattina, quando ho visto Los Caballos, mi sono commosso. Cosa non farei pur di farti piacere? Sei un figlio affettuoso. No, che figlio è figlio. Facciamola finita con questa commedia. Vogliamo rimontare? Ma come? Fanno così presto i cavalli a riposarsi. Mo? Vamos, vamos. Carletto? Cercavi me? Sì, volevo vedere se dormivi perché mi servono le cose da baseball. Domani ho un allenamento. Bien, vamos a buscarlas. Adelante. Beh, prende aquello che ti serve. Volevi alguna altra cosa? No. Allora, buenas noches. Buenas noches, Carletto.
Sei proprio testardo, sai. Ma che ti sei messo in testa? Non lo capisci che non c'è niente da fare? Che bisogno c'è di darmi tutti questi fastidi? Se non la smetti, se non torni subito a cuccia, ti do una bella strapazzata. Ma insomma, Carletto, quanto tempo ti ci vuole? Vuoi venire fuori o no? Subito, papà, ho fatto. Scusa, mi era venuto un tale mal di pancia. E adesso ti è passato, eh? Sì, adesso va molto meglio. Buonanotte, papà. Sta attenta che questa è la fornace, la cosa più calda. Invece da quella parte c'è il raffreddamento. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Vieni di qui. Il lavoro non manca, grazie a Dio. Ma con un ammodernamento si potrebbe triplicare il reddito, sai. Con dei macchinari più moderni si potrebbe produrre di più e in meno tempo. Prego. Oh, questa. Oh, dato. Oh, mamma. Se è una segretaria nuova io mi può trasferire al reparto contabilità. E se la strapazza l'ingegnere e per te ci rimane solo l'odore, eh. Buona però. Anche col cascio. Qui finisce il nostro campionario. E questa è la nostra amministrazione. La mia segretaria. Piacere. E questa è Ragionier De Michelis. Questa è mia madre. Oh, la mi scusi, ingegnere. Onorato. Mucho gusto. Andiamo, mammita. Ecco, questo è il mio ufficio. Prego, accomodati. Accomodati, prego. Ah, ti dà noia al sole. Ma come si permette questo solaccio? Voilà. Ecco, dopo tutto quel caldo in vetreria ti offro un bel aperitivo. Tequila. Come fai a divinare sempre i miei desideri? È il mio sesto senso. Grazie. Allora, parla, che cosa avevi d'età importante e privato da dirmi? Marijuana. Hanno fatto bene a chiamarti così perché sei come una droga. Lo starti vicino fa ribollire il sangue. Il vederti fa arrostire il cervello. Immagino che l'assaggiarti sia una gran bella scorpacciata. Ma Piero, stai formulando pensieri incestuosi. Tu dimentichi che sono la mujer de tu padre, cioè tu madre. Ma quale padre, quale madre, quale incesto? Tu sei una ragazza meravigliosa. Da quando sei entrata nella mia casa mi hai fatto diventare matto, mi hai fatto. Io ti voglio, ti voglio. Ma chi è in ufficio? Sopra Qui, este divano? sul divano, per terra, sulla scrivania, sotto la scrivania, dappertutto. Io ti voglio. Ti voglio. Chi è? Ho detto che perlomeno per un'ora non voglio essere disturbato, capito? Vedi, ti ho fatto venire qui apposta, nella tana del lupo, nella mia tana. Che c'è, ti faccio ridere? No, pensavo di divertirmi venendo in Italia, in tutti i sensi, ma non credevo di aver tanto successo, soprattutto in famiglia. Te confieso che la cosa mi lascia veramente perpleja. Ho rispettato fino a ora la memoria di tuo padre, che mi ha sposata perché l'ho assistito negli ultimi anni di sua vita. E il poverecito la prima noce ha muerto. E io sono ancora giovane e non ho rinunziato né alla vita né all'amore. Però... Le ho detto di non disturbarmi. Sto parlando di cose importantissime. Ma ingegnere, urgentissimo. C'è Londra in linea al telefono dell'amministrazione. Il signor Whitby vuole parlare subito con lei. Dice che è di estrema importanza. Se non è vero, quella lì la strozzo. Parola d'onore. Come vedi, non è possibile. Non è possibile adesso, qui, perché... ma ricordati, questa notte non ti salvi. A me di questo Whitby non me ne frega niente, capito? Non me ne frega nothing.
Ecco qua. La podrida. Che sorpresa! Chi ne ha cosinato questo piatto? Beh, io. Ma l'idea è stata dell'ingegnere che mi ha fatto telefonare al cuoco dell'ambasciata venezuelana a Roma per sapere come si fa. Oh, ma non è finito, no. E c'è pure, ecco qui, guardate, il chile e il tabasco. Così questa sera ci impeperoniamo tutti. Pino, sei grande. Il tuo sesto senso funziona sempre meglio. Prego, comincia tu. Che meraviglia. Beh, con la podrida ci vuole anche un po' di vino, no? Ecco qua. Mamita, il vino. Il vino italiano è sempre lo ideale. Allora, Carletto, che te ne pare? Se non fossimo a tavola vi direi cosa mi sembra questa roba qua. Ma pruebala, è ottima. Ma... E a te, Giorgio, che te ne pare? Buona, veramente buona. E mi vien voglia di assaggiarle tutte, le specialità venezuelane. Ed ecco un peperoncino, Cile, per uno. Grazie. Ci sta benissimo. State attenti che è muy picante. Carletto! Celeste! Celeste! Acqua! Che cosa è successo? Ma Saben che effetto fa il chile? E come no? L'ho comprato apposta. Ah, sì? Accidenti, quanto pizzica. Ci mancava pure il pranzo venezuelano. Voglio proprio vedere come va a finire con tutti quei cibi piccanti. Vedrai che ci brucerà il sedere a tutti. Sì, fosse solo quello. No, ancora un po', per favore, Celeste. Ma ingegnere, troppo caffè non la farà dormire. Appunto, questa notte non devo dormire. Mi aspetta il ragionier De Michelis in fabbrica. Devo andare a chiudere il bilancio. E tu, Carletto, quanto ne vuoi? No, io no. Come no? Non ne voglio, ho sonno. Vado a dormire. Anzi, buonanotte. Buonanotte, Buonasera. Carletto. Ciao. Dormi bene. Tu ne vuoi, eh? Certo. Non troppo, però. Se è fatto tardi, devo proprio andare. Ah, ingegnere, Sì? devo aspettarla alzata. No, tu va pure a dormire, che io farò tardissimo, sai. Tardissimo. Va bene. E vuoi sentire un pezzo nuovo che credo mi sia venuto abbastanza bene? Beh, sentiamo este capolavoro. L'ho intitolato Noce in Caracas. L'ho scritto pensando a te in una notte insonne. Accidenti, adesso ci mancava anche la chitarra. Bravo. Si vede che ti ho ispirato bien. E come no? Marijuana, quando tutti dormiranno, verrò in camera tua. A mezzanotte, precisa.
¿Quién es? E chi deve essere? Shh. C'era quel macaco lì che non ha fine più di strimpellare la chitarra. Ma come, ancora vestita sei? Oh, su dai, spogliati. Oh, che profumo meraviglioso che hai. Oh, mi va in testa. Mi ricorda il mare dei Caraibi, i fiori dei Caraibi, gli alberi dei Caraibi, i cocchi dei Caraibi. Poi a me il cocco piace. Chi è? Io non so. Sono io, Giorgio. Apri. Giorgio, ma cosa vuole? Ma... Digli che non ci sei. Ma che dices? Vado a vedere che cosa vuole. Escondete un momento nell'armadio. Nell'armadio? Sì, è mejor. Ma come nell'armadio? Perché no? Ma come nell'armadio? Ma non è dignitoso. Svelto? Ma nell'armadio? Svelto! No! Ma che aspetti? Non ne potevo più. Il pranzo organizzato da papà, tutti quei cibi piccanti, mi hanno messo addosso una voglia. Giorgio, che ti sei messo in testa? Pensa che io soy tu nonna. Oh, chi se ne frega, non ne posso più. Ma fai con calma, che fretta hai? Las cosas se gustan más fatte con tiempo. Non è vero, a me piacciono le cose cotte e mangiate. Nonna. Pronto? Mi scusi, Celeste, sono il ragionier De Michelis. Ma come mai telefona a quest'ora? È successo qualcosa all'ingegnere? No, è 00:05 e la signora Marijuana mi aveva pregato di telefonarla a quest'ora. La madre dell'ingegnere? Ma mi scusi, l'ingegnere non è lì? Mi ha detto che veniva in ufficio a lavorare con lei per fare, non so, il bilancio. Quale bilancio? Io sono a casa mia e non vedo l'ora di andare a dormire. Ah, va bene, grazie. Buonanotte. E chi è ora che viene a rompere? Io non so. Se è Carletto, stavolta l'ammazzo. Signora Marijuana? Sì? Ah, è Celeste. Signora Persichetti, posso entrare? Succede qualcosa di molto strano e sono preoccupata. Un momento, por favor. Che fai? Sei matta? Ven, escondete nell'armadio. Nell'armadio? Sì, ven, solo un momento. Me ne libero subito. Su. Sì, vengo. Mi dispiace disturbarla, ma... Ma chi sei? Ti ho preso, eh? Papà, e tu che ci fai qui? Sto aspettando l'autobus. Tu piuttosto cosa ci fai qui? Sto aspettando lo stesso autobus. Giorgio, puoi uscire? Anche tu, Pino. Accidenti, non si apre. Lei ha chiuso a chiave. Ah, che bello scherzo abbiamo fatto. Era tanto che non giocava a nascondino. Che bella riunione di famiglia. Già, se ci fosse Carletto saremmo al completo. Come ha fatto a arrampicarsi là sopra? Ah, deve essere stato quel corso di alpinismo che ha fatto l'estate scorsa. E proprio sotto i miei occhi ti metti a fare certe cose. Io che ti ho dedicato tutta la mia vita, in silenzio, di nascosto, fedele, sempre pronta ai tuoi desideri, alle tue voglie. Mi sono sacrificata per te e per i tuoi figli. Misconosciuta, addirittura maltrattata. E finché ti sfogavi con la tua segretaria in ufficio, anche se ci soffrivo da morire, non ti ho mai detto niente. Ma adesso, proprio qui, sotto il mio naso, con delle scuse ignobili e addirittura con la tua matrigna, no, no, non ci sto. Sei un mostro, ecco quello che sei. Ma no, cara, non fare così. Lascia che ti spieghi. Lo sai quanto è ereditato da mio padre la bella signora Persichetti? Un patrimonio che si aggira sui 2 miliardi. Ecco, io cerco di essere gentile con lei per interessarla alla mia fabbrica. Sì, potrei rivolgermi all'autorità per avere attraverso una causa la parte di patrimonio che mi spetta per legge, ma seguire una causa in Venezuela sarebbe una cosa da matti. No, assurdo, assurdo, assurdo. D'altra parte, lei sembra essere d'accordo con i miei progetti. A lei l'Italia piace. Sì, e anche gli italiani. Alludi a me? No. Pino, non volevo, scusami.
Io non ci capisco più niente, io non so più cosa dire. Amore, scusami, ma è che io non so che cosa ho meno di lei. Beh, ce n'hai due anche tu. Non scherzare. Ma io non sto scherzando. Tu scherzi sempre. Sì, ma adesso no. Adesso no. Andiamo, Giorgio, più presto partiamo e più presto arriviamo. Ma era proprio necessario questo viaggio. Ma te l'ho detto, un favore che dobbiamo fare a Celeste. Deve andare a fare un atto al notaio del suo paese e ha bisogno di 2 testimoni che dichiarino come ha vissuto in questi ultimi anni. E non poteva venire Carletto. Ma i testimoni devono essere adulti, Carletto è minorenne. Sì, minorenne, per quello che gli pare. Ecco, quando chiedo un favore io, Chiamalo favore. Un giorno di viaggio e una notte fuori casa. Andiamo, un po' di distrazione non ci farà male, visto l'atmosfera di questi ultimi giorni. Ciao, Carletto. Ma devi essere sempre tu a rompere. Adesso che cavolo vuoi? Volevo chiederti se potevamo studiare un po' insieme. No, io studio con chi mi pare, ma non con te. E poi oggi ho da fare, va. Vuoi che ti aiuti? Perché sai fare anche il letto? So fare molte più cose di quello che uno possa immaginare. Ah, sì? Scusa. Senti, Carletto, io vado in cucina a preparare il pranzo, sino oggi mangiamo tardi. Termina tu di fare il letto, eh? Gracias. Vuoi una sigaretta? No, no, per carità. Ti è caduto un po' di cenere.
Celeste, c'è nessuno in casa. Carletto, chi c'è? Ave Carletto. Che succede, Fra Domenico? Non lo fa lei il relax postprandium? Ma che dici, Carletto, benedetto figliolo? Andiamo molto male con Latino, molto male. Cioè, io volevo dire, cos'è questa visita a quest'ora? Carletto, ti sei dimenticato che abbiamo la lezione, figliolo. Non si potrebbe rimandare. Ho un gran mal di testa, sa. Ma Celeste, l'ingegnere e Giorgio, dove sono? Sono fuori, al paese di Celeste, per un atto legale. Nonna e io stavamo giusto finendo di mangiare. Ah, e cosa c'è di buono? Buenos días, Fra Domenico. Oh, siento mucho de molestar su descanso, señora. Usted no molesta nunca, Fra Domenico. Gracias. Fra Domenico, io penso che la lezione oggi è proprio inutile. Con questo mal di testa non capisco nemmeno l'italiano, si figuri. Ma forse in casa ci sarà un'aspirina, no? Sì, sì, ci sono in cucina. Vado a prenderle. Carletto, andiamo a studiare, va. Su, su, su. Era meglio se invece di studiare giocavamo a zecchinetta. Va. L'aspirina ha finito di rincitrullirmi. Tu sei citrullo solo quando ti conviene. Non è meglio che si sbrighi, altrimenti prende il temporale per strada. Hai ragione. Speriamo che la prossima lezione sia più proficua. A scuola mi hanno chiamato fallocefalo. Che significa? Vuol dire testa di... Vabbè, poi te lo spiego un'altra volta. Certo che chi te l'ha detto non è che ci avesse tutti i torti. Che fai, nonna? Esci? Sì, volevo uscire, ma con este tempo non mi sembra il caso, no? Beh, io me ne vado prima che mi colga la pioggia. Adios. Adios, padre. Ciao, Carletto. Ave pater. Grazie, Carletto. Niente. Vuoi che accendiamo la televisione? Hai algo di interessante? Ah, che è sto, madre mia? Non ti preoccupare. Succede sempre così quando c'è il temporale. Vado ad accendere le candele. Che c'è? Mi hai messo paura. Io también ho paura. I fulmini sono molto pericolosi. Ma no, non c'è niente da temere. Marijuana? Marijuana? Vuoi giocare, eh? Ma guarda che se ti trovo paghi penitenza, eh? Marijuana. Dove sei? Dove sei, nonnina?
Ti ho detto! Adesso paghi la penitenza. Quale penitenza? Un bacio. Am I your first, Carletto? Yes. How very sweet to give you that joy. Carletto. 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 Sì, sì, ancora, ancora. No, no, è il telefono, Carletto. Telefono. Maledetto telefono. Pronto, chi è? Sandra, che vuoi? Non mi far perdere tempo, che ho freddo. Parla più piano, che non capisco niente. Cosa? Ma quando? Che stupida. Vengo subito. Dicono che abbia preso 50 pasticche. Sì, a quest'ora sarebbe No, morta. va, ne avrà preso solo una decina. Capirai. Guarda chi arriva. Dov'è? In fondo al corridoio, stanza numero 15. Gracias. Oh, Arletto, e che tu gli farai alle donne? Marinella, figlia mia. Tu guarda. Su, chiudi. Un momento, per favore. Ecco, ora potete entrare. Ma che hai fatto, stupidella? Io volevo morire. Morire? Per me? E perché? Come sta? Grazie a Dio non è stato niente di grave. Ha inghiottito solo 4 pillole. Le hanno fatto la lavanda gastrica e adesso può tornare a casa. Questa sciocchina. Potrei restare un momento sola con Marinella? Certo. Gracias. Anche tu, Carletto. E come? Anch'io? Mhm. È sgrave quello che hai fatto, Marinella. Soprattutto perché lo hai fatto all'età che è appena all'inizio de tu vida sentimentale, de tu vida di donna. Con tuo carattere così sensibile non potrai fare altro che incontrare delle amarezze.
Non devi scoraggiarti alle prime contrarietà, Marinella. Devi sperare e lottare con ogni medio. Ma tanto per cominciare, cerca di diventare donna. Trova una pettinatura meno infantile, un modo di vestir più femminile. Carletto è alla fine della sua adolescenza. È già un uomo e è molto sensibile a queste cose. Attenzione, prego. I passeggeri in partenza col volo della British Airways 374 e diretti a Caracas, via Londra-Lisbona, sono pregati di imbarcarsi. Uscita. Adios. Scusa, non mi dispiacerebbe entrare in società nella tua azienda. Avrai mis noticias quanto prima. Adios, Giorgio. Forse mancherà un nome sul tuo lungo carnetto. Beh, la perdita non è grave. Arrivederci, Marijuana. Adios, Celeste. No experimentar più piatti venezolanos. Hai visto che è pericoloso? E spero di ritornare presto per un prossimo matrimonio. Adios. Arrivederci, grazie. Carletto. Adios, Carletto. Grazie, nonna. Aspettateci! Un momento, il salottino! Siamo qui! Va bene così? Beh. Buon viaggio. E grazie tante. E quando sarà sul cielo del Venezuela e vedrà sotto di sé la grande foresta dell'Amazzonia, getti un bacio da parte mia. Adios, abuelita. E non si dimentichi di sto povero frato. Fra Domenico! Atención, por favor. Se ruega a los señores pasajeros que parten con el vuelo de la British Airways Hai sentito l'annuncio? È ora di imbarcarsi. se dirigen a Caracas. Adiós, abuelita. abuelita. Adiós. En la salida número 2. Però è sempre un bel tocco di topa.